Dal Vangelo secondo Matteo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Il Vangelo della scorsa domenica, se ricordiamo, concludeva dicendo che Gesù ha detto ai suoi apostoli: non dite a nessuno che io sono il Messia, perché avrebbero annunciato un Messia sbagliato. Gesù vuole che prima colgano realmente la sua identità messianica, che è diversa da quella che loro hanno in mente. È per quello che Gesù ha detto: non ditelo ancora, sarà poi quando sul Calvario Gesù è spirato e allora potrà essere proclamata la sua identità messianica, perché lì non ci sarà più alcuna possibilità di equivocare. È colui che ha donato la vita, il Messia di Dio. Subito dopo il brano sul quale ci siamo soffermati la scorsa domenica, viene la presentazione fatta da Gesù del Messia di Dio. Gesù che comincia a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, soffrire molto da parte degli anziani, dei sacerdoti, degli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Eccolo il figlio dell'uomo. L'uomo autentico, il Messia di Dio sorprendente. Gli apostoli ascoltano quello che Gesù dice della sua identità messianica e rimangono sconvolti. Cosa ha detto Gesù? Ha detto che il figlio dell'uomo viene osteggiato dai detentori del potere, che non accettano questa proposta di uomo. Vogliono ancora l'uomo vecchio, quello che loro hanno in mente, quello è l'uomo riuscito, l'uomo vero. E la proposta di uomo che Gesù fa è sconvolgente di tutti i loro criteri, di tutti i loro parametri di giudizio sulla riuscita di una vita. Chi sono questi oppositori dell'uomo che è Gesù, l'uomo vero? Sono gli anziani, custodi della tradizione. È la mentalità vecchia che vuole perpetuare l'uomo vecchio, l'uomo antico, quella immagine di uomo che era andata bene fino a quando è arrivata questa proposta nuova che viene da Dio, l'uomo autentico. Stiamo attenti che questa opposizione al vero uomo che ci è presentato da Gesù è sempre attuale e si realizza, è sempre presente anche come tentazione in ognuno di noi, questo attaccarsi a tutta una tradizione, a tutta una mentalità antica che chi incontra Cristo deve assolutamente abbandonare, perché il vino nuovo, i notri nuovi,
vestito vecchio deve essere buttato via. Quindi la tradizione non va d'accordo con la novità portata da Gesù. E la tradizione, se non stiamo attenti, anche la tradizione religiosa, c'è una tradizione che è il Vangelo stesso, questa è la tradizione, ma certe tradizioni non sono sane, allontanano, anzi sono un ostacolo ad accogliere la proposta di Gesù di Nazareth, questo uomo nuovo. Questo è rappresentato dagli anziani. Poi ci sono i sacerdoti che si oppongono, sono i custodi della vecchia religione, del vecchio modo di rapportarsi con Dio, che era un rapporto di dare qualcosa a Dio per poter poi ottenere qualcosa da Lui, non era un coinvolgimento d'amore incondizionato e gratuito come quello degli innamorati. Ecco, i sacerdoti rappresentano proprio questa vecchia mentalità religiosa, questo vecchio modo di rapportarsi con Dio. E questa mentalità antica cerca di eliminare la proposta nuova che è la persona di Gesù. E poi ci sono gli scribi sono i custodi della sapienza, la sapienza di questo mondo che è stoltezza agli occhi di Dio. Ecco, Gesù identifica con queste tre categorie di personaggi gli oppositori della novità che viene da Lui. E verrà ucciso. La vinceranno queste persone che vogliono perpetuare il mondo vecchio. È il destino dell'agnello, un agnello che è inviato in mezzo ai lupi ha il destino segnato. Tutto concluso allora? Finirà così la storia? Ecco cosa dice Gesù, la promessa di riuscita di questa vita donata. Risusciterà. Il terzo giorno non è un calcolo, un giorno, 2, 3, no, il numero 3 indica la pienezza, quindi sarà una piena riuscita della vita, quello di una vita donata per amore, come quella dell'agnello che dona tutto se stesso. Risusciterà, questo è il mistero, una parola misteriosa risuscitare, perché nessuno ha mai avuto l'esperienza di questa conclusione di una vita, non ha mai avuto la prova, non si può avere la prova, si gioca tutto nella fede sulla sua parola. Perché per noi la morte è l'ingresso nell'oscurità. Gesù ci dice no, una vita donata non finisce nell'oscurità di una tomba, ma nel mondo di Dio. È la vita riuscita, la vita realizzata. È su questo punto che si gioca la fede, su chi vuoi puntare tu la tua vita. E Gesù fa questa proposta in modo molto chiaro ai suoi discepoli. Sconvolti, quel Pietro che aveva detto tu sei il Messia di Dio, tu sei l'uomo riuscito, tu sei il figlio del Dio della vita. Quando sente la presentazione che Gesù fa dell'identità del Messia di Dio, reagisce, lo prende in disparte e comincia a rimproverarlo. È interessante che c'è lo stesso verbo che viene impiegato prima, si dice che Gesù ha cominciato a spiegare il Messia di Dio, dopo aver già vissuto 1 anno e mezzo, forse 2 con i suoi discepoli, adesso entra nel vivo per mostrare la sua carta di identità. Il Messia di Dio non è quello che voi immaginate, dovete operare una conversione. Pietro non lo accetta, lo prende in disparte e comincia a rimproverarlo. Questo verbo rimproverarlo, epitimao, è quello che viene adoperato quando Gesù scaccia i demoni, li rimprovera. E quindi qui Pietro ha accolto nella risposta di Gesù un qualcosa di demoniaco, di diabolico. E difatti la traduzione non è molto corretta, perché Pietro dice Dio ti scampi, oh Signore, questo non può accadere, non ti accadrà. In realtà il verbo greco è ileos soi, vuol dire Dio ti perdoni per la castroneria che hai detto. Praticamente Pietro dice a Gesù in disparte, tu sei un eretico.
sei dalla parte del demonio. Perché? Perché tu presenti un Dio perdente, quando Dio, lo sappiamo bene dalla nostra catechesi, è glorioso, vincente, onnipotente, è ricco, e quindi chi sta dalla sua parte diventa come lui, ricco, potente. Cosa vai dicendo adesso? Che il Messia di Dio è uno sconfitto, è uno che dona la vita. Quando io mi domando, ma Pietro aveva ragione oppure no? Se noi andiamo a cercare nell'Antico Testamento, la presentazione del Messia corrisponde all'immagine che Pietro si è fatta. Un'immagine che poi veniva coltivata anche dalla tradizione e dall'interpretazione che i rabbini davano dei testi dell'Antico Testamento. In realtà, quei testi andavano interpretati in modo diverso. Perché? Perché la gloria, la riuscita, la potenza era solo salvezza, mentre invece veniva interpretata secondo i criteri di questo mondo. Se noi andiamo nell'Antico Testamento, la presentazione del Messia è sempre di una persona, di un uomo glorioso, vincitore, trionfatore. Citiamo uno per tutti, il Salmo 72, dominerà da mare a mare, dal fiume Eufrate fino ai confini della terra, fino là in Spagna, penisola iberica. A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, i suoi nemici morderanno la polvere, quindi schiacciati. Poi i re di Tarsis, delle isole del Mediterraneo, gli porteranno i tributi, i re di Saba gli offriranno doni, tutti i re si prostreranno davanti a lui, lo serviranno tutte le genti. Ecco, i discepoli hanno in mente questo Messia, in realtà loro hanno in mente la gloria di Davide e di Salomone. Lì vedete Davide con la cetra, lui il cantore, il musicista, il compositore di salmi, e vedete poi il grande Salomone col modellino del Tempio in mano, lo scettro. Gli apostoli hanno in mente questo figlio di Davide che doveva essere glorioso e vincitore, e di fronte a quello che Gesù ha detto non possono che considerare uno sproposito. Anzi, addirittura una interpretazione diabolica del Messia che Gesù sta dando. È per questo che Pietro, credo che abbia parlato a nome di tutti, ha rimproverato Gesù. Non dovevi lasciarti scappare dette certe cose. Gesù, voltandosi, dice a Pietro, si gira perché Gesù è in cammino verso la meta, che è il dono di tutta la sua vita, si gira. Non è un gesto materiale, ma è un continuare per la sua strada e un girarsi verso la comunità dei suoi discepoli, quindi anche noi, per dirci anzitutto, se tu la pensi come Pietro, tu la pensi come Satana, il maligno. Satana, perché? Perché, dice Gesù, tu hai assimilato i criteri di giudizio degli uomini, che non sono quelli di Dio. Gli uomini considerano grandi i vincitori, i ricchi, i potenti, i dominatori, coloro che hanno molti servi, molti schiavi. Questi sono gli uomini riusciti, ma questi sono i criteri del maligno. E dice Gesù a Pietro, tu mi sei di scandalo. Lo ricordiamo. Scandalo non è proprio la pietra che lungo il cammino ti fa inciampare e ti fa cadere, non ti permette di continuare per la tua strada. Pietro è stato chiamato pietra di costruzione della Chiesa, della comunità. La fede che lui ha professato lo rende una pietra viva di questo Tempio di Dio, la cui pietra angolare è chiaramente Cristo. E qui Pietro però può essere una pietra di scandalo, di inciampo, teniamolo presente, perché ogni battezzato, ma dal Papa in giù, si può essere pietre vive nella costruzione, ma si può diventare pietre scandalose quando si è mossi dai criteri di Satana, del maligno, che sono i criteri di questo mondo. Gesù continua dicendo a Pietro, tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini.
E allora adesso Gesù si rivolge ai suoi discepoli, perché non è solo Pietro ad avere questa mentalità, ma sono tutti i discepoli. E allora si rivolge ai discepoli e quindi a ognuno di noi. E dice, se qualcuno vuole venire dietro a me, ecco bella questa proposta di libertà, proposta d'amore, tu vuoi scegliere, è la proposta che fa l'innamorato alla sua ragazza, se vuoi. Nel gioco d'amore, nella dinamica affettiva dell'amore, del coinvolgimento, non ci può essere nessuna forzatura. E quindi anche nella scelta di Cristo ci vuole la completa e l'assoluta libertà. Se qualcuno vuole venire dietro a me, è bello questo, non si aspetta che siano masse oceaniche quelle che lo seguono, perché la proposta è molto impegnativa. Pensaci bene. Fa la sua proposta e presenta le sue esigenze, che possono essere accolte o rifiutate, perché c'è la libertà di scegliere la proposta di uomo che lui fa. L'unica cosa che non si può fare è modificarle. Uno o accetta Cristo o fa un'altra scelta. Preferisce gli idoli? Vai con gli idoli. Mi dispiace perché non sarai felice, ma non modificare la proposta di Gesù con i criteri di questo mondo, la mentalità comune, dominante. Stai attento. Questa domina nel mondo, ma Cristo fa la sua proposta. Non la si può ammorbidire questa proposta, rendere più abbordabili, quindi con qualche se e con qualche ma. Sono proposte radicali e sono 3 imperativi. Il primo, rinneghi se stesso. Chi viene dietro di me deve smettere di pensare a se stesso, cioè di mettere se stesso, il proprio interesse, il proprio tornaconto, il proprio egoismo come criterio di giudizio per tutte le scelte che fa. Deve essere dimenticata la propria persona, il proprio interesse, il proprio tornaconto, perché chi segue me deve essere guidato soltanto dalla pulsione dell'amore, pulsione a dare vita, a donare se stesso. È una realizzazione paradossale che sta al di fuori di qualunque verifica e controllo da parte dell'uomo, perché l'uomo, se accumula beni, se riesce a trionfare, a essere grande, a godersi la vita, verifica che la sua vita gli ha dato piaceri. È la vita riuscita. Quella della vita donata, Gesù ci dice, è la vita riuscita, è quella che rimane al termine nel mondo di Dio, ma tu non lo puoi verificare. È per questo che il gioco della fede è molto rischioso, ed è il rischio che si gioca puntando sulla fedeltà di Dio, che ci viene confermata dalla parola di Gesù di Nazareth, che può essere accolta o rifiutata. Però metti in gioco la tua vita e c'hai solo questa. Seconda esigenza, prendi la tua croce, che non si riferisce alla necessità di sopportare pazientemente le tribolazioni della vita. Queste le devono sopportare anche coloro che non sono credenti. Tanto meno poi si riferisce a inventarci noi delle sofferenze o delle croci come una certa spiritualità del passato ha fatto. No, non è la sofferenza. La croce non parla di sofferenza, parla di amore, non parla di morte, parla di vita, parla di amore, la croce. Gesù che cosa dice? Se qualcuno vuole venire dietro di me, prenda su la sua croce. Il verbo greco è proprio prendere su la croce. Esattamente, airein vuol dire il gesto che facevano i condannati a morte, prendevano su la loro croce e si mettevano in cammino verso il luogo dell'esecuzione, e lungo la strada venivano insultati e percossi da coloro che li vedevano passare, li consideravano dei reietti, dei falliti, dei criminali, venivano insultati, dei falliti nella vita. Prendere su la croce vuol dire, se tu fai la scelta di donare la tua vita, è come avverrate quel che è successo a me, di essere insultato da tutti coloro che mi vedevano passare per via.
non vuol dire quindi accettare di essere crocifisso. Qui si tratta di mettersi in cammino con Gesù e di mettere in conto che tu, dalla gente, lungo il cammino della vita verrai considerato uno sconfitto, uno che non ha saputo approfittarsi di ogni opportunità per godersi la vita, come fanno coloro che seguono la logica del mondo. Abbi la certezza che il mondo ti considererà un fallito, verrai quindi insultato, non sarai considerato una persona di successo, ma uno incapace di imporsi, di farsi valere al tempo di Gesù. Chi erano le persone che non solo non venivano insultate, ma venivano esaltate? Quelli che vincevano delle grandi battaglie. Tu, Gesù, quali battaglie vinci? Nessuna. Dove sono i tuoi palazzi? Erode c'ha i suoi palazzi, tu non hai niente. I servi, tu non hai nessun servo, anzi sei tu che devi servire. Quanti soldati hai su cui comandare? Ed è per questo. Prendere la croce vuol dire metti in conto che se tu fai la scelta di donare la vita non sarai una persona di successo. Secondo i criteri di questo mondo, io lo dico tante volte anche ai genitori o ai nonni, se tu educhi il figlio o il nipote a essere un discepolo che segue Cristo, segue la sua proposta di vita, tu educhi un perdente secondo i criteri del mondo, non una persona ignorante, impreparata, ma uno che non se ne approfitterà e non dominerà. Beh, anche oggi lo sappiamo, quali sono i criteri con cui si valuta il successo di una persona? La cilindrata della macchina, i palazzi che c'ha, le case, le montagne, l'aereo personale, allora il massimo del successo. Quante volte sei comparso nei primi piani televisivi, quante volte i giornali ti hanno messo in prima pagina? Eccoci, questi sono i criteri di valutazione. Gesù dice: chi accoglie la mia proposta sappia che è una proposta che verrà anche derisa dagli uomini, mettilo in conto. E terza caratteristica, segui me. E alle mie spalle vedete la trasfigurazione. Ci chiediamo a cosa c'entra la trasfigurazione. Beh, è il brano che segue immediatamente il testo sul quale stiamo riflettendo in questa domenica. Per quale ragione l'Evangelista lo colloca subito dopo? Perché trasfigurazione vuol dire vedere la trasformazione che avviene, in greco è la metamorfosi, cioè colui che appariva come uno schiavo, uno sconfitto, tieni in conto che un giorno c'è la metamorfosi, come il bruco, sembrava qualcosa di ripugnante, un male repellente, in realtà è una bellissima farfalla. Tieni presente, dice Gesù, che c'è la metamorfosi. Se tu segui me, guarda dove io poi sono andato a finire. Per gli uomini sono andato a finire in una tomba, per Dio no, per Dio sono stato colui che è presentato come l'uomo riuscito. E per seguire qualcuno, segui me, vuol dire che devo tenerlo sempre sott'occhio. Se lo perdo di vista, io poi dopo non so più quale strada scegliere. E noi dobbiamo seguire la persona di Gesù e la proposta di uomo che lui ci fa, come quando si guarda il navigatore satellitare. E se noi lo perdiamo di vista, oppure se si scarica la batteria, noi bisogna ricaricarla subito, altrimenti perdiamo la strada. La ricarica avviene proprio nell'ascolto della parola di Dio, nel guardare a questa persona di Gesù di Nazareth che ci viene presentata nei Vangeli. È questo che ricarica le batterie e ci permette di seguire sempre Lui. Nell'ultima parte del brano evangelico di oggi Gesù fa una riflessione sapienziale e vedete sullo sfondo adesso che c'è un libro aperto, il Pantocrator con il libro aperto e Gesù con il suo messaggio che è spalancato, la sua proposta che ci viene fatta nella parola di Dio nei Vangeli, ma ci dice: tieni presente che un giorno quel libro viene chiuso. Se tu non hai accolto questa luce, guarda che hai sprecato e hai perso l'unica opportunità della tua vita. Chi vuole salvare la propria vita la perde. Se tu vuoi conservare la vita per te stesso, per il tuo egoismo, tu la sprechi. È
una vita sprecata, persa, buttata nella genna, nell'immondezzaio. Continua a far riflettere Gesù. Quale vantaggio avrà un uomo anche se guadagna il mondo intero, ma poi rovina la propria vita? O che cosa potrà dare in cambio della propria vita? Ce n'hai una sola, non idolatrare queste realtà materiali che sono transitorie, non illuderti che siano eterne, soprattutto quando si spegneranno i riflettori che abbagliano la scena di questo mondo, quando si estinguono questi luccichi ingannevoli degli idoli che incantano e che seducono tante persone, quando brillerà soltanto la luce di Dio sull'uomo, allora apparirà realmente qual è la vita di ognuno e va tenuto presente, dice Gesù, alla dogana della vita, alla dogana della morte, tutti i beni accumulati, riconoscimenti, titoli onorifici, vengono tutti requisiti. Cosa passa di là? Passa di là soltanto una vita donata all'amore che si è costruito. Auguro a tutti una buona domenica, una buona settimana.